Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche predestinate per agosto. Ok, abbiamo la carta del mondo, amici della Vergine. Quando c'è il mondo si può parlare di compimenti, si può parlare del raggiungimento di un risultato. Per qualcuno si tratta anche di un viaggio, di un trasferimento, un qualche tipo di trasloco magari. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video, una guida, e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link alle previsioni del secondo semestre del 2024 e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene. Allora, partiamo con un 5 di pentacoli. Abbiamo la stella, un 2 di coppe, la morte, asso di coppe, cavaliere di coppe, dieci di bastoni e 7 di pentacoli. Ok, allora ragazzi, questa è una stesa nuova, è una stesa generale, quindi andrà a sostituire quelle del primo, della prima metà e della seconda metà del mese, generiche, ed è una stesa unica, cioè vale per tutto il mese di agosto, però è un po' più specifica rispetto all'altra. Non avete una scansione temporale, anche se cercherò comunque di darvi delle indicazioni a livello di quando succederanno le cose all'interno del mese, ma siccome non sempre è possibile, tenete presente che vi comunicherò quali sono i movimenti energetici più importanti che potrebbero succedere in diversi settori della vostra vita. Questa lettura sarà in promozione per tutto il mese di agosto e si va a vedere il bimestre. Io adesso la sto facendo mensile, quindi se avete temi, diciamo, che si devono sviluppare velocemente, si può fare mensile, ma consiglierei di farla bimestrale, perché ci sono tanti settori e comunque le energie hanno bisogno di muoversi un pochettino, no? Ah, e tra l'altro, questi sono gli ultimi giorni poi per la promozione di luglio, che è già attiva e che è la lettura semestrale. Comunque, per tutte le informazioni che volete, mi potete scrivere una mail, ok? Io ho preparato una lettera di presentazione, ve la mando, ve la leggete con calma e poi se ne parla. Allora, ragazzi, che bel mese! È un mese, da un lato io lo sento un po' sottotono, se ve la devo dire tutta, perché comunque abbiamo questo 5 di pentacoli, la morte, il 10 di bastoni, che
Sì, in un certo senso mi indicano un qualche tipo di carenza che potreste vivere. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 5 di pentacoli. Adesso andiamo a vedere le singole carte e poi vi dirò settore per settore, ok? Fante di coppe e mondo. Non so come metterle perché ci stiano tutte. Andiamo a vedere anche un attimo la stella. Tre di coppe e asso di bastoni. Allora, io ragazzi ho come la sensazione che abbiate tipo perso un'occasione. Ehm, e nel mese di agosto sarete un po' portati a darvi un'altra possibilità. Io ho come l'idea con questo 5 di pentacoli che, perché di solito è una carta di, appunto, di delusione, di carenza anche economica, c'è qualche cosa che ha a che vedere con un viaggio, magari con le ferie, vi piacerebbe andare in un posto e invece non ve lo potete permettere, o ci sono altre spese da dover affrontare prima. Sento che è come se, ok, magari il sogno grande non lo posso, il progetto grande non lo posso raggiungere, faccio qualcosa di più piccolo. Ho come questa sensazione. Guardate, per qualcuno ho l'idea che potrebbe essere una delusione sul piano affettivo. Adesso fatemi vedere tutte le carte, poi vi dirò bene dopo. Andiamo a vedere il 2 di coppe e la morte. Morte. E fante di pentacoli. Andiamo a vedere la morte. Regina di bastoni. E 3 di pentacoli. Qui c'è qualche cosa che ha a che vedere con dei compromessi da raggiungere perché non si vuole o non si può tagliare un certo tipo di questione. Mm. Andiamo a vedere l'asso di coppe e il cavaliere di coppe al contrario. Cavaliere di pentacoli e 3 di bastoni. Cavaliere di coppe, amanti, amanti, giustizia e sole. 3 arcani maggiori, wow. Ragazzi, cosa vi devo dire? Adesso fatemele vedere tutte, poi vi dico. Allora, diciamo che per adesso, in linea generale, ho come l'idea che potrebbe iniziare qualcosa di nuovo nel mese di agosto. Potrebbe essere o un progetto nuovo o un lavoro nuovo
Vi dico, con questo fante di coppe il mondo potrebbe anche trattarsi di un'offerta che vi viene fatta per aiutarvi con questo 5 di pentacoli, con questa sensazione di carenza di cui vi ho parlato all'inizio. Andiamo a vedere il 10 di bastoni e il 7 di pentacoli. 4 di bastoni e regina di spade. Allora, vi sento sinceramente nel periodo di agosto abbastanza tra alti e bassi, sia a livello emotivo, sia a livello mentale, sia a livello pratico nel corpo, nel fisico, nei tre livelli, corpo, mente e spirito. Ok, sento come parecchi alti e bassi. Per quello che riguarda il corpo, io non mi riferisco mai alla salute fisica. Quando parlo di corpo, parlo di materia, parlo di 3D, parlo di soldi, parlo di lavoro, parlo di questioni quotidiane, fisiche, ok? Questo ci tengo a precisarlo. Io la salute fisica non la tratto sugli altri. Poi su di me qualche lettura me la faccio, però. Allora, andiamo a vedere il 7 di pentacoli. 5 di pentacoli, ullala. E 2 di spade. Allora, ragazzi, qui si può trattare o di un viaggio, uno spostamento, un qualche tipo di movimento, oppure della chiusura di un ciclo. Sento più il primo, che comunque se per esempio fosse un trasloco può anche vedersi come la fine di un ciclo, la fine del ciclo abitativo anteriore per iniziare un ciclo dopo. Allora, partiamo settore per settore, così cerco di dirvi tutto in modo specifico. Partiamo dall'amore. Allora, per quello che riguarda l'amore lo sento un mese piuttosto movimentato, piuttosto allegro. Devo dire che potreste incontrare diverse persone. Sento che molti non hanno in testa esattamente il no, ok, mi voglio fidanzare piuttosto che voglio la relazione così. È un po' come se nel mese di agosto seguiste un po' il flusso, quello che vi arriva, no? Sia che siate in una relazione, sia che siate single. E vi dico che se siete single ci sarà da divertirsi. Se siete in una relazione già da tanto tempo, sento che è come se ci fosse un nuovo fuoco, una nuova passione. Fate attenzione però perché? Perché per qualcuno si tratta di una relazione. Allora, se siete single e non vi interessa, va benissimo, divertitevi tutto quello che potete, però se avete intenzioni magari di creare una qualche cosa, no? Con un partner, scegliete bene il partner perché ho l'idea che qualcuno qui potrebbe essere occupato già. Quindi selezionate bene le persone che volete far entrare nella vostra vita e con le quali volete costruire qualcosa. Che energia condividete con loro? Per quello che riguarda, diciamo, chi vi sta intorno, gli amici piuttosto che la famiglia o cose di questo genere, devo dire che tutto sommato è un buon periodo. Credo che ci sia qualche tipo di questione vostra che potrebbe essere legata anche ai figli o ad un progetto particolare che state cercando di portare avanti che potrebbe nel mese di agosto non farvi frequentare tanto i vostri amici, come se il vostro tempo fosse dedicato da un'altra parte, dedicato a un'altra parte. Vabbè, comunque avete capito. Quindi per chi avesse dei progetti, devo dire che vedo degli sviluppi, vedo come un'espansione, un'apertura di questi progetti e se per caso, ragazzi, fosse un progetto che vi piacerebbe portare avanti ma non avete abbastanza soldi per, oppure come vi dicevo prima ci sono delle altre
spese prima da affrontare, sento che non perderete la fiducia, anzi diventerete ancora più ingegnosi per portare avanti quella roba lì che a voi interessa tanto. Ehm, Vi dirò che qualcuno potrebbe decidere di fare delle piccole ristrutturazioni in casa piuttosto che magari dare il bianco, quelle cose lì. Vedo come se ci fosse una sorta di pulizia energetica in casa, come un... Sì, una pulizia energetica anche. Ehm, Fare le pulizie in modo fisico pulisce a livello energetico. Dare il bianco e comunque risistemare casa pulisce a livello anche energetico. Se poi volete proprio fare una pulizia specifica energetica, potete accendere del palo santo o della salvia bianca, mettere il sale, insomma ci sono varie tecniche per mantenere l'ambiente di casa pulito. Potrei fare un video. Lo dico sempre che devo fare 6.000 video e poi non li faccio mai. Li ho tutti in elenco, ma non ho mai il tempo. Torniamo alla vostra lettura, ragazzi. Per quello che riguarda il lavoro, i soldi, l'economia, gli investimenti e diciamo quella parte lì, allora, ho l'idea che qualcuno inizierà qualche cosa di nuovo nel prossimo periodo. Vi dico, se avete questo progetto in testa, può essere che qualcuno riesca o faccia in modo nel periodo di agosto di monetizzare questo progetto, perché io ho come la sensazione che vogliate portarlo avanti perché crediate in questa cosa, cioè ci credete, e di conseguenza inizierete a lavorare, insomma, per sviluppare questo progetto. Vi dirò una cosa, se siete disoccupati è facile che troviate lavoro. Potrebbe anche non essere proprio vicino a casa, questo ve lo dico, potreste anche dovervi spostare, ma più da pendolari che non da trasferimento. Quello che sento io, poi prendete sempre le energie come vi risuonano. Ehm, Però devo dire che vi darà delle soddisfazioni in effetti. Se foste dipendenti, allora per chi lavora devo dire che sarà un buon periodo, tranquillo, ok? Che va avanti normalmente, tranquillamente, probabilmente non ci saranno neanche i capi, o comunque il ritmo di lavoro sarà più lento, più tranquillo. Ehm, per chi invece è autonomo, ragazzi, vedo possibilità di espansione. Io credo che potreste conoscere qualcuno, in questo periodo che potrebbe anche proprio darvi delle ispirazioni in più per il mese di agosto. Per quello che riguarda invece gli investimenti passivi, anzi no, guardiamo prima il flusso di soldi. Ecco, qui ragazzi con questo 5 di pentacoli devo dirvi che non sarete proprio in abbondanza. Anzi, devo dire che potrebbero esserci vari alti e bassi nel mese, potrebbe esserci una spesa imprevista importante. E se per caso avete degli investimenti che vi rendete conto che non vi fruttano più, è ora di chiuderli. O se avete delle case, è ora di far qualcosa. Potete venderle, potete mettere a bed and breakfast, potete affittarle, insomma, c'è da muovere quello che avete già, soprattutto se quello che avete già negli ultimi tempi il rendimento è stato ad alti e bassi oppure è stato in decrescita. Come se ci fosse da muovere quel tipo di energia perché gli investimenti passivi li sento un po' stagnanti. Sì, passivi, diciamo così. Li sento un po' stagnanti. Per quello che riguarda il flusso di denaro, anche qui sento che ve ne usciranno molti nel mese di agosto, quindi fate attenzione allo shopping compulsivo e alle spese superflue. Vi dico, tra il movimento che potrebbe esserci a livello emotivo, tra tutto l'enfasi di questo nuovo progetto,
Se poi state anche iniziando un nuovo lavoro o comunque cercando di concretizzare, cioè scusate, di monetizzare questo progetto lavorativo, sento che ci sarà parecchio alto e basso, parecchi alti e bassi, non negativi necessariamente, semplicemente non sarà un mese proprio lineare o come questo tipo di sensazione. Tenete presente che allora siete vergini. Normalmente i vergini sono molto precisini, ok? Qui ho la sensazione che ci sarà talmente tanto movimento in vari ambienti, in vari settori della vostra vita, che dovrete mettere un attimino da parte le rigidità mentali. Mi ha colpito questa regina di spade al contrario con questo 4 di bastoni, proprio perché parlano di instabilità, di flessibilità in questo senso, ok? Quindi, e siccome il 10 di bastoni mi parla di lasciare indietro i pesi e le responsabilità, io credo che qui si tratti di acquisire una maggiore flessibilità di vedute. Allora, se fate fatica perché, per esempio, siete persone tanto razionali e avete bisogno di programmarvi la vita al minuto e quindi fate fatica a essere flessibili, preparatevi il piano B e il piano C, in modo che se qualche cosa durante la giornata dovesse andare storto, non vi arrabbiate magari, ma avete già subito il piano, per non perdere tempo, diciamo, avete già subito il piano B. Però io ho anche l'idea che qui vi dicano un po' di delegare certe responsabilità. Quindi ragazzi, per quello che riguarda il destino di agosto, è come se le carte vi consigliassero di star tranquilli, perché tanto già la vita vi porterà scompiglio, senza che ne aggiungiate voi con cose nuove che magari volete fare. Sto guardando se posso dirvi ancora qualcosa, però comunque vedo tanto movimento dal punto di vista affettivo in generale e questo bisogno di flessibilità perché è come se i programmi cambiassero. Noto come... Ah, vi dirò una cosa. Se per caso durante il mese ci fosse qualcuno che potrebbe anche essere un figlio, e va bene, un figlio, un nipote, una persona molto più giovane di voi, se venisse a darvi un sostegno, una mano, un appoggio, anche un aiuto economico, anche se ho più l'idea che sia un sostegno morale, però non fate i grandi, cioè nel senso ti ringrazio, tipo mi viene in mente un genitore con il figlio, no? Dove si suppone che cioè, il genitore, essendo più grande, abbia più esperienza, se la sappia cavare da solo. Se il figlio viene e cerca di confortarvi, non rifiutatelo l'aiuto, cioè nel senso, sento che avrete come una sorta di rifiuto verso qualcuno che tenterà di aiutarvi. E invece voi avete bisogno di prendere questo aiuto, primo perché è un buon sostegno morale, secondo perché vi farà vedere le cose da un'altra prospettiva, ragazzi. Qui si tratta di pazientare i movimenti di agosto, comunque vi ricordo che avete la carta del mondo, è una carta di compimento, ce l'avete anche qui e secondo me è proprio questo fante di coppe che vi porterà a questo spostamento, a questa decisione, a questo compimento. Se per caso vi proponessero un viaggio e voi avete solo un certo tipo di budget da poter utilizzare e o non vi bastano per il viaggio o avevate un'altra spesa da affrontare, insomma, quello che mi viene da dirvi è di non spendere più, cioè di non fare il passo più lungo della gamba, quindi ponderate bene, perché è un mese dove potrebbero esserci anche degli imprevisti, bollette, mi parlano di bollette. Non so se vi siete dimenticati di pagare qualcosa, potrebbe arrivare qualche... non lo so, però è come se la parte economica non fosse proprio florida, anche se voi avete voglia di far festa, di andare, ed è anche giusto perché siamo, voglio dire, ad agosto, magari avete lavorato un anno intero,
Però ragazzi, qui sento che molta prudenza con il lato economico. Divertimenti, riunioni, incontri, sollazzi, per tutto quello che riguarda la parte emotiva, la parte economica è così. Quindi quello che vi consigliano le carte fino a qui, adesso andiamo a vedere Osho, è, è proprio di valutare bene, di prendervela con calma. Avete anche un cavaliere di pentacoli, fate un passo alla volta. Ok, guardate, intensità che è un cavaliere di bastoni, poi abbiamo celebrazione, wow, è successo. È interessante perché il cavaliere di bastoni, proprio anche per la forma, per la raffigurazione a forma di freccia, indica più velocità rispetto a questo cavaliere di pentacoli. Io vi dico, il cavaliere di pentacoli indica prudenza. Se non siete sicuri di qualche cosa, piuttosto prendete tempo. Prendetevi i vostri spazi. Qui avete un 7 di pentacoli. Aspettate tutto quello che dovete aspettare. Tenete presente che 7 di pentacoli è una carta che dice che avete già seminato. Si tratta adesso di aspettare i frutti di quello che deve arrivare. Però qui poi abbiamo celebrazione e successo, quindi secondo me questo compimento, questo risultato arriverà entro la fine di agosto. Bene ragazzi, ci terrei molto ad avere un vostro feedback nei commenti. Se comunque vi è piaciuto mettete like così capisco che sono sulla strada giusta, che insomma che la lettura è completa, che vi piace, che vi serve. Se poi volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete o scrivermi un'email per iniziare un percorso individuale, oppure potete abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti, ragazzi, io l'ho creata perché tutte le volte che io facevo una consulenza con qualcuno mi ritrovavo a spiegare le stesse cose con tutte le persone. Quindi ho deciso che quelle cose lì le avrei radunate e messe online. Per cui è una scuola, è un percorso di crescita, è tutto quello che ho imparato io che sto rimescolando e dandovi in un ordine specifico in modo che sia più facile l'apprendimento. Sono argomenti di metafisica fondamentalmente, poi mischio tante cose, metafisica, metamedicina, insomma, shiatsu, digitopressione. Sto seguendo veramente vari filoni per darvi più strumenti possibili per riuscire a lavorare su di voi. Date un'occhiata ai titoli, le playlist sono quelle con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io vi auguro un mese di agosto splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!